Amici di Moto.it, ciao a tutti dall'Hospitality Honda Red Moto. Ciao ragazzi! Ciao! Rifacciamo, ciao ragazzi! Ciao! Oh, così meglio. E con Miki Berera, ciao Michele! Ciao. Perché proviamo la nuova gamma 2019 della Honda, gamma Enduro, quindi CRF, RX, adesso qua andiamo un po' a caso, ah no, eccola qua, 250, poi abbiamo la 300, Michele dimmi dov'è la 300, 300 in ordine, eccola qua. Poi subito dopo ancora c'è la 400, subito dopo. Ecco perché, diciamo subito, abbiamo 250 e 450 che sono ovviamente le RX di derivazione giapponese, sì. Mentre 300 e 400 sono fatte da Red Moto. Made in Italy, totalmente riviste da noi nella cilindrata, quindi la 4,5 diventa 400, la 250 diventa 300 proprio per gli amatori. Esatto, e non solo per gli amatori, perché poi faccio un'anticipazione, la 300 l'ho già provata ed è una gran moto non soltanto per gli amatori. Però proseguiamo, qui arriviamo con i 4,5 RX, quindi derivati dal CRF 450R che corre anche del motocross, però ovviamente con la dotazione da enduro studiata in Giappone dalla Honda. Con il serbatoio quest'anno bianco, prima era nero, quindi trasparente, si vede anche la benzina, cerchio ovviamente da enduro da 18. E cosa cambia poi rispetto alle cross? Allora naturalmente cambia la taratura delle sospensioni e l'erogazione del motore da una centralina nuova e rimappata proprio per l'utilizzo amatoriale e anche racing dell'enduro. Doppio scarico ovviamente come il cross con il fondello in carbonio, scarico omologato. Tutta la grafica Red Moto, guardate che bella la grafica 2019 con la scritta CRF bianca, Red Moto in nero, motore ovviamente l'Unicam, questa è la 4,5. Poi come diceva Miki c'è la 400 che deriva dal 4,5 e cosa cambia? Il cilindro o il pistone? Naturalmente cambia il cilindro che è fatto in questo caso in collaborazione con Atena, lo vedete proprio sul cilindro. Il cilindro rimpicciolito porta la cilindrata 413, un pistone decompresso per rendere la moto molto molto facile, molto gestibile ai bassi anche per un pilota che si avvicina per la prima volta a una Honda da enduro e può trovarsi così una moto molto più facile rispetto alla 450 RX. Perfetto, poi il serbatoio che ha 1 litro in più rispetto al cross. Assolutamente sì. E sospensioni, abbiamo le sospensioni con la molla Showa da 49 mm, non andrebbe neanche detto completamente regolabile perché stiamo parlando di prodotti racing. Assolutamente sì, sono forcelle che derivano da quelle da corsa, quindi nella stessa maniera in cui vengono settate per il discorso cross vengono fatte anche con una taratura speciale per l'enduro, ma sono esattamente quelle da cross specialistiche. Bravissimo, proseguiamo perché qua c'è un'altra moto molto importante. Anticipo ai lettori e agli amici di Moto.it che è quella che forse per adesso mi è piaciuta di più perché nel pistino qua in Liguria è fantastico. Il 300 che deriva, lo vediamo subito perché c'è il doppio collettore sdoppiato come il 2,5 originale Honda, però questo è un 300 fatto da voi. Sì, è un 300 sviluppato internamente da noi, naturalmente in collaborazione con il team, con i ragazzi, con i piloti del team, ma soprattutto con i nostri collaboratori amatori, ovvero una moto che ha tutte le caratteristiche di leggerezza e di maneggevolezza della 250, ma con quel pelo di coppia in più che aiuta e ti porta a trovare una moto molto più divertente per chi magari non è così abituato a spingere forte come sul 2,5. Infatti adesso la mostro la lascio di spalle con me davanti perché il 300 l'abbiamo usato tanto stamattina e non è che ha un pelo di coppia in più, ne ha veramente tanta in più. Sopra ha la potenza del 250 che è una bella potenza, c'è tutto quello che serve con un allungo esagerato. Però il bello che esci dalle curve anche con la marcia magari sbagliata un pelo lunga e lei attacca subito ed è un bel motorazzo. Il nuovo bialbero 250 portato a 300 da Red Moto è un signor motore, erogazione perfetta con le 3 mappe. Tra l'altro ricordiamo che tutte le moto hanno 3 mappe. Assolutamente sì, tutte le moto hanno 3 mappe, le 2 delle quali sono ulteriormente personalizzabili, basta recarsi in una qualsiasi officina Red Moto e loro hanno un sistema per poterla personalizzare rispetto a quello che noi proponiamo di serie. Complimenti Michele, sei anche disinvolto davanti al pubblico, guarda là come ci studiano, notevole. Poi il 250 invece, ciao ragazzi, il 250 eccolo qua, CRF RX, invece questo ha la base tecnica completamente giapponese. Quindi 250 bialbero che ha debuttato l'anno scorso nel cross e adesso lo troviamo anche nell'enduro, c'era anche l'anno scorso nell'enduro, fatto da Red Moto, eccolo qua, il suo serbatoio da 7,8? 7,3 litri. 7,3 litri, che si vede benissimo il livello, i comandi con l'accensione ovviamente avviamento soltanto elettrico, le mappe sono qua, insieme al pulsante di spegnimento e poi c'è il blocchetto elettrico di sinistra.
Una cosa importante da sapere è che tutte le moto RX hanno anche il launch control, che serve per i piloti professionisti per la partenza delle prove speciali, azionabile dal pulsante d'avviamento. Ecco perché non me l'hai detto prima. Sì, dopo lo provi nel secondo slot di guida. Comunque, giusto per completare, i collettori delle nostre moto sono tutti sviluppati da Terminioni, appunto per dare la potenza corretta alle moto da enduro, e chiaramente, come dicevi te, tutte le moto che noi proponiamo da enduro adesso in versione RX arrivano dal Giappone già preconfezionate già da enduro, quindi ciò che fa Redmoto è un ulteriore miglioramento rispetto a quanto propone già il Giappone. E poi c'è anche la ventola di raffreddamento che nell'enduro nostrano è molto importante sui 4 tempi. Assolutamente sì, su tutte le nostre moto c'è la ventola di raffreddamento di serie, e quindi un plus in più rispetto a quanto proposto dal Giappone. Ragazzi, io ho fatto camminare intanto Michele perché ci siamo spostati alla novità grossissima del 2019, che è la Honda. Questa va spiegata, ma l'abbiamo già spiegato un po' nei video su moto.it. È la Honda CRF 450L, ma l'L non arriva in Italia perché Redmoto ha fatto questa spettacolare XR che deriva proprio dalla L, quindi diciamo subito che rispetto a tutte le RX che avete visto fino adesso ha la sesta marcia, ma non solo, c'è un diverso impianto di raffreddamento, c'è un serbatoio, questa volta in titanio più capiente, e poi guardate, i blocchetti elettrici sono da moto dual sport, come si suol dire, con una strumentazione molto completa, chiave di avviamento, tappo della benzina con la serratura con la chiave, quindi questa moto potete usarla per fare enduro, ma potete anche usarla per farvi il giro la domenica, fermarvi al bar a prendere rigorosamente un analcolico. È una moto perfetta per 1000 usi. E l'ho già provata anche questa, però dopo vi racconto come va in pista. È una moto veramente notevole a livello di sospensioni in particolare e motore. Il motore siamo a 43 cavalli, quindi un po' sotto rispetto all'RX, però a livello di coppia, di spinta sotto non si sente tanta differenza. Sì, la moto l'abbiamo sviluppata dopo, ormai sono mesi che ci stiamo lavorando sopra per arrivare a questa potenza di 43 cavalli. Anche di qua, assolutamente. Quindi abbiamo lavorato molto su tutto ciò che riguarda l'aspirazione e lo scarico, e chiaramente abbiamo adeguato il tutto con la centralina ECU. Quindi è una moto molto divertente, come hai potuto vedere, nulla a togliere dalle moto professionali, però con tutti quei plus che servono poi per fare l'enduro nostrano vero, sì, degli appassionati. Infatti XR è una sigla che conoscete tutti, c'erano le mitiche XR 250, 400, 600, però c'è stata anche l'XR raffreddata a liquido, una delle ultime, l'XR 650, quindi non è la prima XR col treno alluminio e il motore raffreddato a liquido, ha un'antenata molto illustre. Adesso torna questa sigla storica, leggendaria di Honda su una moto realizzata da Redmoto, che giustamente ha messo a mano alla L presentata a Colonia, che in effetti 24 cavalli per il nostro mercato sarebbero stati castranti, penso che non l'avrebbe comprata nessuno. Ragazzi, adesso Fabio Giunta di Redmoto Honda ci spiega le differenze tra il 2018 e 2019 della gamma CRF Enduro. Fabio, a te la parola, ciao! Ciao a tutti gli amici di Moto.it. Allora, partiamo con la 250. Sì, 250 modificata e migliorata nell'aspirazione, nella fasatura delle cam, e quindi un motore più pronto. Insieme a tutta la gamma 2.5, 300, 400 e 4.5 abbiamo cambiato anche l'impianto frenante. Perfetto, proseguiamo. Il telaio quindi è invariato. Il telaio è rimasto invariato. Serbatoio, abbiamo detto prima con Michele, è passato trasparente, prima era nero. Sì, per vedere la benzina, anche per un discorso di look. 300 abbiamo detto come cambia, quindi siamo a posto. 4,5, la moto grossa. Allora, andiamo a raggiungerla? Sì. Andiamo sul 4,5. 4,5 quest'anno ha avuto una piccola rivoluzione, è cambiato il traliccio del telaio, che ora ospita un motore con un carter più piccolino, dove non è più previsto l'avviamento elettrico. Giusto, lo mostro di là, a pedale, esatto. Giusto. Ecco qua, quindi non c'è più, questa zona qui. È cambiato tutto l'impianto di scarico, è cambiata anche l'aspirazione, è cambiata la camera, quindi la testa, e diciamo il tutto per avere ancora più coppia in basso e una risposta più morbida. Grazie Fabio. E poi c'è la mascherina anche nuova, sì, totalmente nuova rispetto all'anno scorso, molto aggressiva. Sì, fatta sul nostro progetto, che riprende molto quella della 450 XR.
Mi dedicherò in particolare nelle prove nel video di Moto.it alla 450 RX e alla 450 XR per vedere anche nel campetto che avete fatto molto bello che differenze ci sono col cronometro, come se fosse una sfida 2 tempi contro 4 tempi, qua invece è XR contro RX. Però vi racconto prima, visto che l'ho già provate, come vanno le varie moto che Red Moto ha portato qua. La 250 e la 450 sono i due estremi, diciamo, dedicati a chi corre, le moto racing, e le prestazioni qua ci sono tutte. C'è il bialbero che ha una buona spinta sotto e tanta potenza in alto. Poi c'è il 300 invece, che migliora tantissimo rispetto al 2,5 la coppia, perché diciamo subito che il 300 e il 400, come ha anticipato Michele, sono le moto dedicate agli amatori, ma questo non vuol dire che le prestazioni siano ridotte, anzi il 300 ha una coppia veramente notevole e come prestazioni massime non è neanche così lontano dal 400. 400 che invece abbiamo apprezzato moltissimo per l'erogazione che ha. Si può mettere la mappa aggressive per avere più potenza, però nel fango, nel brutto, con le mappe soft e super soft, questo motorone diventa veramente facile rispetto alla 4,5. Il telaio, sembra quasi inutile dirlo perché stiamo parlando del telaio in alluminio Honda, è facilissimo degli inserimenti in curva, ha tantissima stabilità anche sul veloce e le sospensioni Showa lavorano veramente bene. Al massimo sono un pelo morbide su 250 e 300, però basta regolarle perché ad esempio io peso 90 kg vestito ed è un po' tantino. Poi 4,5 invece, come dicevamo, è la moto destinata a chi corre nella massima categoria, perché qui le prestazioni sono veramente bestiali, ci avviciniamo ai 60 cavalli veri, quindi un motore che vi può far divertire nel fettucciato ma anche nella pista di motocross, perché le sospensioni danno tanto sostegno e il motore è pazzesco. Però adesso basta chiacchiere, facciamo la sfida RX contro XR e tu prendi i tempi. Ragazzi, sfida 450 RX contro XR, dammi il via! Discesa, molto bucata e vediamo l'RX come va. Buco, canale, qua c'è il canalino stretto che se cadiamo finiamo di sotto, ragazzi. Tantissima coppia, ottime le sospensioni, salita col tornante e qua altro buco e salita veloce. Buche e qua c'è la discesa più impestata, siamo in piedi e pronti ad arregare. Piante, altra discesa con brevissimo allungo, radice, qua indietro col peso, via a salire. Ottima la risposta del motore, frizione un po' dura col cavo però non gonfia, tiene bene lo sforzo. Altro tornante strettissimo, buche, canalino vigliacco, guarda quanto è stretto, e buca l'abbiamo saltata. Qua sto interno perché si è fatto un canale troppo fondo fuori e ovviamente qua poteva esserci un altro canale e c'è. Ottima la trazione qua dietro con questa motona, l'RX è la moto da enduro racing, ragazzi, è fantastica. Guardate che progressione, appoggino precisissimo, il drive della Honda è una garanzia. Discesa con i sassi e andiamo che Michele ci aspetta col cronometro che non fa sconti. Canalino, qua la stavo perdendo, buchi schifosissimi, che motore, (2:31). Michele, gran moto, vieni qua davanti che siamo contro luce, la inquadro anche, ci ho provato, fiatone a manetta, l'ho anche commentata.
veramente bella, una moto racing perché questa va veramente forte, sospensioni, Showa e non si sbaglia, telai Honda non si sbaglia. Il motore ero un po' preoccupato perché è un 4,5 da cross di origine, invece con la mappa soft anche nei canali, nelle buche, fantastico. 2.31, adesso fra 5 minuti cambio moto e vediamo con l'XR. Ragazzi, partiti con la XR, la Dual Sport contro la Racing, vediamo cosa succede. Per adesso sono veramente simili, avverto il serbatoio più largo tra le gambe, però qua c'è la stessa precisione di inserimento della RX, il peso in più 10 kg circa si avvertono, però se consideriamo questa moto poi ci fa andare anche su strada bene, non è niente di drammatico. Vediamolo a lungo come cambia. Sotto c'è la stessa risposta fantastica della RX, ancora più dolce. In alto i cavalli in meno si sentono ma rendono più gestibile questa motona. Però vedete che la potenza non manca, 43 cavalli per 129 kg sono un valore da rispettare. Via gas! Ecco qua, non c'è l'allungo esplosivo della RX ma una potenza molto gestibile. Nello stretto gli ingombri sono ovviamente avvertibili rispetto alla race, ma nel complesso ottimi. In particolare le sospensioni sono fantastiche, la forcella è più morbida nella prima parte ma poi dà tanto sostegno dopo. La natura veramente, una natura eccezionale. Discesa, sono passato interno soltanto con lo spostamento del corpo, molto più facile dell'RX, ovviamente un po' più lenta mi sembra, ma poi parlerà il cronometro. Canale molto stretto, vigliacco. Fantastica la forcella, ragazzi, è veramente eccellente. C'è più inerzia qua di peso nella discesa, mi è scappato un po' il posteriore, ma la forcella è eccezionale. Ultima salita bastarda dove prima ho perso un po' la RX. Buche, buche, buche. Vediamo la Dual Sport come se la cava. Guardate qua, chiave di spegnimento, c'ho anche il clacson. Dai. Sono senza parole, spostati che soldi tirano sotto, poi ti ho sulla coscienza, Miki. Ragazzi, 4 secondi, 2.31 contro 2.35, però con serbatoio più grande, strumentazione, blocchetti, chiave per accenderla, tappo conservatore, insomma un Dual Sport che prende 4 secondi. Sentite il fiatone su un percorso così bucato, io direi che l'XR è promossa. Direi di sì. Perché poi questa la prendi la sera, ci vai anche a mangiare fuori con gli amici, fai le scorribande, faro potente, serbatoio grande, è una moto furba. Sono tornate le Dual Sport, Miki? Direi proprio di sì. D'altra parte voi siete furbi, altro che L, l'avete chiamata XR, perché L era un po' un'acquatina come sigla, Ho sentito un po' di trasferimento di più di carico perché il peso in staccato lo senti di più, ma la forcella è eccezionale. Il motore sotto è più dolce rispetto all'RX e ha tanta coppia. Negli allunghi non è una motorissima, ma ha un'altra missione lei. Assolutamente, poi sicuramente qua avrai notato la pista è abbastanza tortuosa, quindi... Tu pensa, esatto, per gli amici che vanno in Sardegna sono tantissimi, che vanno a divertirsi anche nel deserti, o fanno anche il duro più scorrevole, le cavalcate. È una gran moto, molto molto furba. Sta moto mi è piaciuta, vi ricordo i prezzi che non ho detto prima, 10.990 per la XR e 10.890 per l'RX. Non ci resta che lasciarvi le moto qua su YouTube per commentarle qua sotto
E intanto grazie a Red Moto per la prova, grazie Michele, ciao.